Come se la caverà l'Audio-Technica ATH R70X in confronto a due mostri sacri come la Sundara e l'HD600? Io sono Andrea, bentornati su Ediufoni, parliamo! La TH R70X è una cuffia a driver dinamico ad alta impedenza e media sensibilità. È consigliato quindi l'utilizzo di un amplificatore. Il prezzo di listino è di €350, il che la pone in diretta concorrenza tra le altre proprio con la FM Sundara e la Sennheiser HD600. Audio-Technica la posiziona sul mercato come cuffia per utilizzo professionale in studio per mixing e mastering e probabilmente in questa fascia di prezzo, certamente molto agguerrita. La sua peculiarità è da ricercare in un design unico ed originale accompagnato da una firma sonora abbastanza insolita. La costruzione è sicuramente l'elemento più interessante e che più caratterizza la TH-R70X rispetto ai suoi competitor. Abbiamo un prodotto estremamente leggero, solo 210 grammi, costruito con materiali di pregio ed assemblato con cura. Cito ad esempio l'alluminio presente nelle griglie e nel bellissimo archetto, in aggiunta a plastiche di alta qualità che vanno a completare il resto della cuffia. Audio-Technica presenta inoltre questo sistema denominato 3D Wing che permette di alleviare eventuali problemi di pressione al centro della testa, distribuendo invece il peso sui lati. Come forse noterete, i padiglioni sono di dimensioni decisamente contenute. A me ad esempio iniziano a dare fastidio dopo neanche 30 minuti, poiché la parte esterna dei padiglioni va a schiacciare l'orecchio. Altra nota negativa sono i connettori proprietari da 2.5 mm che renderanno complicato utilizzare i cavi di terze parti. La firma della TH-R70X è tendenzialmente neutrale ed abbastanza bilanciata, leggermente scura e leggermente calda. Gli aspetti di ascolto soggettivo purtroppo la vedono però un poco indietro rispetto sia all'HD600 che alla Sundara, soprattutto a livello di dettaglio, caratteristica su cui a mio avviso la R70 non eccelle nella sua fascia di prezzo, come anche nella ricostruzione degli spazi e nel soundstage, che risulta estremamente raccolto e ridotto con pochissima tridimensionalità. Un esempio che posso portarvi è nel brano Impossible Tightrope del nuovo disco di Steven Wilson. A 2 minuti e 36 è presente un clap, una percussione per capirci, che si sposta da destra verso sinistra per poi tornare da sinistra verso destra, disegnando anche un arco verticale. Ecco, con la R70X la verticalità è sostanzialmente assente e purtroppo anche il livello di dettaglio del riverbero di questo suono risulta insufficiente, offrendo una ricostruzione del suo movimento poco fluida e poco coerente. Un altro esempio che posso portarvi è il brano A Wolf at the Door dei Radiohead, in cui al minuto 1:22 è presente una parte molto dilatata, riflessiva e melodica del brano. Qui la R70X offre una riproduzione pulita e godibile, rimanendo in controllo della scena. Purtroppo nel momento in cui il brano, a circa 1 minuto e 48, sale di intensità e complessità dinamica, la R70X va in difficoltà, fornendo un'immagine poco chiara e troppo smussata dei vari suoni. La HD600 fa decisamente meglio, mentre la Sundara, secondo me, in questo è proprio di un'altra categoria. Un piccolo disclaimer, come sempre. Questa è un'unità che ho acquistato oltre 1 anno fa per mio utilizzo personale, di conseguenza ogni opinione espressa in questo video è frutto esclusivo della mia esperienza. Prima di concludere questo video e fare un ragionamento finale su come le R70X si posizionano rispetto all'HD600 e alla Sundara, vi chiedo di iscrivervi a questo canale se questo video vi è piaciuto e mettere un mi piace anche per supportare il mio lavoro. Quindi, queste Audio-Technica ATH R70X, come se la cavano nel confronto? Beh, purtroppo per me non benissimo. Devo dire che farei fatica a consigliarle al posto delle HD600 o delle Sundara, a meno che non siate particolarmente sensibili agli alti. Lei in questo caso può darvi una mano, se cercate una firma un poco più scura, oppure se avete problemi di comfort con le cuffie tradizionali, in quanto il sistema studiato da Audio-Technica è molto interessante e può certamente fare al caso vostro. Tecnicamente però per me sia l'HD600 che l'FM Sundara sono superiori negli aspetti di audio soggettivo.
E su questa considerazione ci tengo a sottolineare come ognuno di noi percepisca il suono in maniera diversa, al di là dei gusti, proprio a livello anatomico. Quindi se voi magari avete già le Audio-Technica TH-R70X e le trovate dettagliate o vi riscontrate un soundstage ampio e tridimensionale, non c'è nulla di sbagliato né nella vostra opinione né nella mia, in quanto probabilmente abbiamo una percezione del suono diversa. Infine io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi invito nuovamente ad iscrivervi se vi è piaciuto e fatemi sapere nei commenti se vi interessa un video confronto diretto tra l'Esundara e la HD600. Un saluto e alla prossima!